Welcome home, benvenuti sul mio canale. Questo video, come avete visto già dal titolo e dalla copertina, probabilmente si chiamerà Le teiere della nonna, perché ho deciso di dare questo titolo un po' particolare, un po' diverso dal solito, perché volevo proprio che le protagoniste di questo video fossero le teiere, o meglio i servizi da tè e da caffè, vedremo, che ho preso a casa di mia nonna. Perché ho preso a casa di mia nonna? Perché se mi seguite già da qualche mese, altrimenti ve lo dico, insomma, questo marzo 2024 mia nonna è venuta a mancare, aveva 94 anni, stava bene, però improvvisamente è venuta a mancare e insomma poi mia mamma e i suoi fratelli si sono occupati di tutto. Però adesso la casa è da svuotare perché probabilmente verrà venduta, allora mi hanno chiesto se mi interessasse qualcosa delle cose di mia nonna, e siccome sanno che a me piacciono questi oggetti un pochino che hanno una storia, questi oggetti di famiglia, le teiere, i piatti, allora mi hanno detto vieni a vedere, che se ti interessa qualcosa puoi tenerlo. Allora sono andata con mia mamma ieri mattina e ho trovato un sacco di oggetti preziosi non a livello economico, ma preziosi per me perché hanno, appunto, sono di famiglia, hanno una storia. Queste teiere per me sono di mia nonna, le ho sempre viste nelle sue vetrine, anche se mia nonna era vecchio stampo, quindi non le utilizzava, nel senso che poi aveva i servizi purtroppo più nuovi, anni 80, 90, 2000, quando andavamo a casa sua a bere il tè e il caffè, però le ho sempre viste, insomma, nelle vetrine, mi ricordano mia nonna. E stavo dicendo qualcosa, ma come già mi sono persa, che stavo a dire? Ah, ecco, e dicevo che queste teiere in verità per me sono di mia nonna, ma in verità poi mia mamma mi ha spiegato che erano già nella casa dei suoi nonni, quindi dei miei bisnonni che io non ho conosciuto. Al contrario dei miei figli, perché i miei figli hanno conosciuto la loro bisnonna, che era appunto mia nonna. E quindi io pensavo appunto di portarle a casa, perché poi negli anni, negli ultimi 2 anni, ho fatto, è qui davanti a me, tutto un mobile che voi conoscete in legno, dove c'è una parte di vetrina e c'è posto per le teiere, e quindi ho detto le prendo, ma ho anche intenzione di utilizzarle non tutti i giorni per la colazione chiaramente, però sicuramente per magari una domenica pomeriggio speciale, anche solo in famiglia noi quattro o con i miei genitori, però di usarla, ma anche per i miei momenti, le mie coccole, anche i nostri momenti su Welcome Home. Infatti sto già iniziando, adesso mi verserò, non ho fatto del tè, ma ho fatto una camomilla, sono le 5, l'ora del tè, neanche farlo apposta, ma non avevo voglia di tè, mi sono fatta una camomilla
Poi ho deciso invece che non le metterò lì, mi stanno continuando ad arrivare messaggi dalla scuola di mia figlia, è domenica ma sono super attivi e va bene, quindi non li metterò in quel mobile della sala perché poi ho deciso che proprio perché le voglio utilizzare, le voglio a vista perché sono bellissime, sono set da tè, per cui c'è teiera, lattiera, zuccheriera, tazzine. Una poi ho scoperto che la tazzina era piccola, quindi ho detto ma come si fa a bere il tè? Perché sembrava una mini tazzina da tè, invece erano le tazzine del caffè di una volta, sono tutte in, secondo me non è neanche ceramica, ma è proprio porcellana, quindi è delicatissima, tutto a mano, sto lavando tutto a mano, adesso vi faccio vedere. E quindi ho deciso che non le metterò in quella vetrina grande, ma sposterò questi bicchieri, svuoterò questa vetrinetta, toglierò i bicchieri, li metterò là perché qua sono giusto 3 ripiani e voglio mettere proprio tutto il set completo, uno per piano, anche perché se non ricordo male ieri mattina abbiamo incartato un po' alla svelta, però se non ricordo male c'è anche un vassoio che voglio mettere in verticale sul fondo, quindi insomma voglio fare una cosina bellina in questa vetrinetta perché così poi proprio è portata anche lì, per cui i bicchieri poi li avrò portati, insomma sono vetrine che sono qui ad uso, però mi piaceva l'idea di avere adesso la vetrina dei tè e vediamo, insomma poi le cose si possono cambiare, proviamo a farle insieme se avete voglia, però adesso beviamo un goccino insieme, mi alzo perché devo prendere un po' di confidenza e ho paura di fare danni. Camomilla mi sa che deve ancora un pochino, la vedo proprio giallina appena appena, però vabbè, tanto resta qua, ci fa compagnia mentre noi prepareremo. Ecco, questo è il primo servizio, è così molto semplice. Allora, ho deciso che ci sarà un servizio per ogni stagione. Allora, principali sono 3. Poi adesso c'è uno che ho un dubbio perché sono sicura che c'è un servizio da piatti, quello non è antico, un po' più recente, nel senso che non era dei miei nonni, era solo di mia nonna, ecco, però mi piace molto, quello spero di riuscire a utilizzarlo tutti i giorni, sostituendo poi i miei piatti. Sono sicura che ci siano anche le tazzine da caffè, non mi ricordo se c'è proprio la teiera, però di 3 sì, di cui uno appunto è questo. E ho deciso che saranno stagionali. Questo ad esempio lo vedo benissimo per l'autunno, perché prima di tutto la porcellana non è bianca, ma è appena appena avorio. Non so se si vede, adesso vabbè c'è questa luce che sta andando e venendo perché sto usando la luce naturale. Oggi, a parte che sono le 5, però c'è stato un po' il sole pallidino che andava e veniva. Però ecco, questa sarà la teiera autunnale con tutte le tazzine. Poi è bellissimo anche la forma proprio particolare. Adesso non le beviamo più così. Questa è la teiera, vedete? Mi sa proprio di autunno perché ha questi colori un pochino della terra. Fatemi sapere che stagione vi ispira questo disegno, poi vi faccio vedere bene. Quindi questa sarà la teiera dell'autunno. Poi ne ho individuata una che sarà dell'inverno perché è bianca e blu, quindi mi sa di neve, ghiaccio. Però anche lì ho scoperto invece del tè e del caffè, cioè non è del tè ma è del caffè. Vabbè, poi andremo a capire meglio, adesso dobbiamo ancora scartarle e pulirle. Facciamo veloce perché sennò questo video già è lunghissimo. Dai, iniziamo.
Adesso toglieremo un attimino quello che avevo messo per andare a sistemare meglio i bicchieri, poi li rimettiamo. Ci tenevo a farvi vedere una cosa, questa statuetta in ceramica me l'ha portata mio fratello dall'America quando mi sono sposata, e queste sono state le statuette che ho messo sulla torta del mio matrimonio. Era una meringata ai frutti di bosco, era una torta a un piano normale, rettangolare, non era a più piani insomma, e queste sono state le statuette che c'erano sopra, e è stato molto bello perché poi le tengo come ricordo e riguardo sempre molto volentieri. Infatti erano lì, per cui io dal divano tutti i giorni le vedo ed è sempre un bel ricordo. Insomma, sono in ceramica, proprio bello bello bello, e è un regalo di... oh, non ero inquadrata. Carine, vero? La foto della mia nonna, un po' di bomboniere. Ho deciso che quelle che mi ricordo di chi sono le terrò. Questa ad esempio è la bomboniera, manca un pezzettino, ma è del 25esimo dei miei genitori. Altre bomboniere che non mi ricordo di chi siano, sono sacchettini, boh, magari dentro c'è anche scritto, ma non credo perché a volte mangio subito i confetti e le andrò a eliminare. Magari utilizzerò il sacchettino per fare, non so, i portaspezie nei cassetti, profumatori, ecco quello. Allora, ho di nuovo cambiato idea. Nel senso che questo sarà il ripiano bicchieri, però siccome vi faccio vedere una cosa, purtroppo quando ho fatto fare questo mobile, è un mobile fatto su misura, inventato da me, io avevo progettato la vetrina d'angolo. Purtroppo quando l'ho fatto fare, nessuno dell'azienda dove l'ho fatto fare mi ha detto che il vetro ad angolo non era una grande idea, perché, adesso vi faccio vedere, ok, praticamente io posso aprirlo tutte e due, ma rimane così per il tipo di cerniere per come era inventato il mobile. Quindi io per entrare e lavorarci, praticamente o lavoro con una vetrina alla volta, o se le voglio tutte e due aperte devo infilarmi da sotto, essendo anche molto pericoloso perché se cado devasto tutto. Questo è una di quelle cose che mi sta qui perché l'ho fatto fare su misura, e quando io vengo con un'idea, ma sei tu il professionista e quindi, come dire, mi dovresti consigliare, invece me l'hanno detto mentre mi stavano montando il mobile. E quindi vabbè, no, è che di solito mi è più comodo qua perché per, come dire, questo lo posso usare così, invece questo poi per usarlo per accedere, devo aprire e richiudere questo. Però vabbè, in verità non è un grande problema, lo lascio così, adesso ci penserò poi se cambiarlo. Perché vabbè, l'importante, perché i bicchieri che sto mettendo adesso sono quelli che utilizzo di più quando vengono le persone, questi che avete visto fino adesso meno, quindi, ma va bene così, non lo so, poi deciderò. Adesso vado avanti e metto così, se no non finisco più, poi ci impiegherò un attimo a girarli. Poi al centro, dove l'angolo è profondo, ho messo, voi non avete visto, è un portamacedonia sempre in cristallo con delle tazzine di quel servizio. Adesso ve le faccio vedere, poi le avete già viste. Queste io le utilizzo anche non tanto quando faccio la macedonia, ma non so, quando faccio i dolci al cucchiaio, quindi il tiramisù, la cheesecake, quando non faccio le torte ma faccio le cose al cucchiaio fredde. E poi ho i budini, la panna cotta, ecco, lo utilizzo anche per la monoporzione della panna cotta. Però non le ho qui perché devo ancora andarla a prendere, ma l'ho messa da parte da mia nonna. Ho preso un nuovo set della Macedonia, quindi poi ve lo farò vedere anche quello. Ho intenzione anche quello di tenerlo qua in qualche modo a portata.
Questo è il nostro nuovo micio che si chiama Felix, che vuole entrare, no, la zanzariera disgraziata, però la nostra amica non lo sta ancora accettando e siccome è qui tranquilla che dorme in mezzo ai Pokémon non voglio disturbarla perché poi lui va a fare i dispetti, lui è tranquillo, vuole giocare, però poi lei si agita tantissimo e a me spiace perché poi lei non mi ha iniziato a stare pochissimo dentro e insomma mi dispiace, la nostra prima amica. Nemilu, Felix, Felix, tu hai fame, vero? Vuoi entrare? Però poi le rompi le scatole? Proviamo, dai. Prima di far entrare Felix, volevo chiedervi questa cosa. Da mia nonna, non questa volta, me li aveva già regalati una volta che ero andata a casa sua. Ho trovato questi bicchieri, sono piccolini, vedete? Non lo so se... Allora, a me stanno di bicchieri anni 20, però se magari voi li conoscete, li avete già visti, perché poi veramente in Italia le cose si ripetono. Sentite ancora Felix che... Ecco, vedete, non sono dei set completi, è per quello che... E poi secondo me hanno... Boh, non lo so, io questi da che sono anni 20 e anche questi a volte li utilizzo, adesso vabbè andrebbero un po' rilavati, questo si è opacizzato tantissimo, vediamo se metto fuoco. Però io li utilizzo anche questi qua per fare i budini, le panne cotte, la crema al mascarpone. Mamma mia, sto facendo un danno. Fatemi sapere se secondo voi ce ne sono altri, vediamo se adesso con la luce vedete. Allora poi allora qua ci sono delle bomboniere, tra l'altro ho trovato delle cosine, non so se sono i tarli del legno, caspita, speriamo di no, scusate la luce, ma o degli insettini che si sono fatti dai confetti. Adesso devo anche andare un pochino a buttare via i confetti. Vedete, questi sono pochi esemplari scompagnati, però ero curiosa di capire secondo voi a che periodo appartengono, se magari sono cose... per me sono anni 20, ripeto, invece voi mi dite no, no, guarda, sono cose anni 80-90, ma secondo me no, erano in casa mia nonna da una vita e ce n'erano troppi pochi esemplari per essere cose recenti. Ecco qua iniziate a vedere un anticipo delle teiere, ma poi non vi voglio fare troppi spoiler. Allora ho iniziato, chiaramente ho solo appoggiato, non è l'inizio, mancano le tazzine, i piattini. Devo fare una cernita di tutti queste bomboniere perché non posso assolutamente tenerle tutte. Alcune lo so, questa è la cresima di mio nipote che ormai ha 30 anni, questa è l'altra del 25esimo dei miei genitori, ma che ciao che 25esimo con il confettino d'argento perché sono le nozze d'argento. Insomma tante le so, queste sono dei pezzi di bomboniera del mio matrimonio, questo è il battesimo della bimba della mia amica, insomma alcuni li so, alcuni no, adesso devo guardare bene e poi alcuni li terremo e alcuni no, anche perché ripeto c'erano degli insettini e va capito da dove vengono.
Eccoci qua, allora il lavoro grosso è finito, vi faccio vedere, sono molto soddisfatta della mia angoliera delle teiere. Allora, questo è un servizio in verità da caffè, vedete che la tazzina è piccolina, è compreso poi di caffettiera per il latte, zuccheriera. Il servizio purtroppo è 3, 6, 9, 10 perché vabbè, questo è quello che è rimasto negli anni. E molto bello, bianco, blu ed oro, molto molto elegante, molto bello. Dietro, come avete visto prima, c'è questo piatto che è decorato a mano, poi vi faccio vedere anche la dedica che c'è dietro, perché mia nonna era una maestra e mi ha spiegato mia mamma, ovviamente, che aveva un'alunna o la famiglia dell'alunna, insomma qualcuno che decorava a mano e spesso gli regalava queste cose, la famiglia Casalini, se qualcuno dovesse riconoscersi e ricordarsi di ciò. Quindi ho una serie di porcellane decorate a mano, questo è un piatto, è bellissimo, sembra il suo ma in verità non è il suo della teiera, però l'ho messo lì perché è proprio bellissimo, coordinato. Ci sono anche i buchetti per appenderlo volendo. E è meraviglioso, magari in un altro video, vedete? Riesco a farvelo vedere, sì, ecco, bellissimo. Quindi questo è il mio servizio, a me sa tantissimo d'inverno, no? Vi ricordate che io vi ho chiesto, fatemi sapere a che stagione l'abbinereste, che stagione vi ispira. A me questo sa d'inverno, perché bianco, blu ed oro, così mi fa neve, freddo, così un po' frozen. Poi andiamo al piano di mezzo. Allora, qua in verità è composto, vi spiego. Purtroppo, vabbè, i servizi delle nonne spesso sono incompleti, quindi qui abbiamo una teiera, zuccheriera, lattiera con dei piattini. Adesso ci è venuto in mente a me e mia mamma che in un'altra zona della casa di mia nonna potrebbero esserci le tazze. Per ora non le ho, però è una, diciamo, è bianca, quindi facilmente abbinabile ad altre tazze che ho già, e quindi in caso la utilizzo con altre tazze sempre carine, però tutte bianche. E questa mi sa di primavera estate. Tra l'altro da mia nonna c'erano anche queste roselline in porcellana meravigliose, bellissime. Vediamo se riesco a farvele vedere bene. Bellissime, veramente, devo stare attenta. E poi c'erano, questo è sempre un piattino decorato a mano di quello che vi ho detto, quindi con dedica. Aspettate che lo giro, vediamo che sì, ok, cos'è che c'è scritto? Decorato a mano Emanuela, Elisabetta e Giovanni. Non lo so, comunque forse non è sempre famiglia Casalini, no, forse questa è un'altra cosa, è una bomboniera, infatti c'è scritto dell'89, no, però è veramente bellissimo anche questo, guardate che decoro, bellissima, che rosellina, anche questa molto primaverile, un piattino piccolo da solo, adesso vedremo. E poi c'erano anche questo servizio di piattini da dolce, molto bello, sono 6, anche questo molto primaverile. L'ho messo qua perché ho detto, se uso questa teiera, anche se non è tutto abbinato, non mi interessa, il bello dell'imperfezione. Poi c'è anche questo piattone invece abbinato, quindi ci si può mettere i dolci, la torta, quello che vogliamo servire, abbinato ai piattini da dolce, molto molto bello.
e questo l'ho messo qua perché mi faceva tanto primavera anche questo. Guardate, bellissima. Scusate la luce artificiale perché oggi piove ed è così. Qua, come avete visto, ci sono altre bomboniere che ho ottenuto e questo invece è il servizio che avete già visto in uso nel primo giorno di preparazione ed è un servizio che mi ispira molto di autunno, perché invece la ceramica non è proprio bianca ma è più un avorio con un decoro un po' del colore delle spighe, del grano, vedete? E quindi mi sa molto di autunno. Infatti ho messo qui anche la bomboniera alle spighe, c'è questo fungo, questo era una mia bomboniera del mio matrimonio, quelle solo con i confetti, l'avevo fatto di vari colori, abbinamenti, vedete c'è anche questa versione così, c'è anche in verdone, perché io mi sono sposata il 24 ottobre, quindi era un po' tutto tema autunnale. E questa è la mia bomboniera della comunione, della prima comunione, l'avevo scelta io, me lo ricordo benissimo, un cavatappi a forma di uccellino di pettirosso. E qui ho abbinato invece questi piatti, questo servizio di piatti, sempre semplicemente piatti da dolce. Questi sono bellissimi, per me questi sono i miei preferiti, il decoro perfetto questo. Vi faccio vedere con il piattone invece da portata, insomma, per servire ad esempio la torta. Forse non rende tantissimo da qua, però adesso ho solo una mano, se li muovo devasto tutto. Vediamo. Vabbè, ve lo farò vedere in un'altra occasione, dai, nel prossimo video lo utilizzeremo insieme. Sono sempre 6 piattini da dolce con il suo piatto da portata, e anche questo ho pensato di abbinarlo a questo, perché anche se ha un fiore che uno può dire primaverile, ma in verità ha un fiorellino un po' più spento, con colori un po' più autunnali, e soprattutto la ceramica è uguale, quindi la ceramica non è bianca, anche quella dei piatti, ma è questo avorio, e quindi secondo me si abbina molto molto bene. Anzi, guardate, ve lo tiro fuori questo, ve lo devo far vedere perché aiuto. Vedete, ha dei colori un po' più scuri, c'è dell'arancione, del borgogna, del prugna, questo anche verde spento, questo azzurro, insomma, certo può essere anche utilizzato in primavera, ma ci mancherebbe, ma in tutte le stagioni, però effettivamente sa un po' più di autunnale rispetto ad esempio a questo fiore, ma per quanto mi riguarda, poi così sto cercando solo di fare degli abbinamenti e di ricomporre un pochino, dare un senso a tutto ciò. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, se vi piacciono, se vi piace la vetrinetta. Adesso vi faccio vedere, la chiudiamo, guardate, vedete anche me, ciao, non so se si vede. E questo è l'effetto, è la vetrinetta, l'angoliera delle teiere della nonna, bellissima, stupenda, veramente soddisfattissima del risultato. Allora, poi volevo anche farvi vedere quest'altro servizio da tè, questo invece, scusate, da caffè, non ce lo posso fare, questo invece è più recente, sempre di mia nonna, però ecco non era dei suoi genitori a loro volta, ma era più recente, adesso non so di preciso di che anni. Anche questo è molto bello, ha questo, credo sia un fiore di ciliegio, fiore di pesco, anche questo molto bello perché oltre ad avere il fiore ha tutto un bordino e una decorazione. Adesso con questa luce non è che si veda molto. E questo c'è il suo servizio da caffè con la zuccheriera, e poi vi faccio vedere, qua scusate, c'è anche una zuppiera, tenetela bene a mente questa zuppiera, perché adesso andiamo sotto, vi faccio vedere anche i piatti. Ok, quindi questa zuppiera la vedete, bellissima. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa, andiamo qua sotto dove ci sono delle cose, ma quello che vi voglio far vedere, aspettate, chiudiamo la vetrinetta, vedete quello che vi dicevo prima, è tutto un po' a incastro, ma ce la possiamo fare. Quindi qua abbiamo i servizi di piatti, di macedonie, di portata, quindi questo servizio da tè che vi ho appena fatto, questo servizio da caffè che vi ho appena fatto vedere, ha anche tutti i suoi piatti, eccoli qua,
me piacciono molto, classici. Vedete che c'è il fiore, io lo chiamerei fiore di ciliegio, con tutto il bordino a rilievo, molto carino, molto semplice, ed è completo, quindi piatti fondi, piattini da dolce, piatti piani, piatto grande da portata. Qua sotto c'è anche un piatto, quelli lunghi da portata, ok? Questi invece sono altri due piatti per servire, insomma, da portata, di due grandezze diverse, ovali, che sono abbinati invece a questi altri piatti. Quindi ho anche questo servizio, questo invece era ancora dei miei nonni, e ci sono piattini da dolce, piattini da fondi e piani. Questo però è solo da 6, questo servizio, che è lo stesso della zuppiera che vi ho fatto vedere prima. Questo invece è da 12, è completo. Adesso non li ho esattamente contati, però dovrebbe essere da 12. In più qua c'è un servizio da Macedonia, magari ve li faccio vedere meglio un altro giorno, dai, nel prossimo video li useremo anche insieme. Quindi questo servizio da Macedonia con le 6 ciotoline, e poi qua altri piatti, insomma anche questo è un piatto decorato a mano, però vabbè, adesso secondo me sta venendo un video lunghissimo, quindi ve lo faccio vedere nel prossimo video. Però ecco, quindi ho teiere nuove, caffettiere, zuppiere, piatti. Devo dire che sono molto contenta, molto soddisfatta, e grazie nonna. Ecco, siamo tornati qua alla nostra angoliera da tè. Allora, fatemi sapere se poi quei piatti che vi ho fatto vedere adesso velocemente li volete vedere in un prossimo video. Scusate la luce, mamma, che... Vabbè, oggi è un po' così. Se li volete vedere in un prossimo video, ve li tiro fuori bene tutti sul tavolo e ve li faccio vedere bene, ve li spiego bene, ve li abbino. Facciamo così, se vi va scrivetemelo nei commenti. E io vi ringrazio tantissimo di essere stati con me fino alla fine per tutto questo video. Spero che vi sia piaciuto il tutto, spero che come me amiate questi oggetti preziosi del passato, e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!